Signore e signori, buongiorno, bentornati sul canale. Video breve anche oggi, dato che anche il meteo non mi sta dando una mano, nel senso che ha fatto una mini tromba d'aria prima, ma vabbè. Allora, dai, torniamo a noi. Sto spostando il pollaio, quindi ho già tolto la recinzione, come si può vedere. Ho già estratto 2 pali in cemento. Ieri ho fatto delle prove sia con delle leve, ho anche provato a scavare e a estrarli ma a mano, ma la cosa è molto difficoltosa ovviamente. Ecco, quindi ho ragionato un attimo e ho usato il trattorino, il portaattrezzi, insomma praticamente dove va attaccato, dove vanno attaccati i vari attrezzi, l'aratro, il solcatore e quant'altro, e pian pianino sono riuscito a estrarli senza andarli a rompere, perché il difficile è questo, ecco. Basta ovviamente contemplando il fatto che sono da solo, quindi la forza fisica è quel che è. Basta, che dire, vediamo insieme. Ecco, allora vi dicevo, estrazione, ho già ricoperto le buche un pochino, dopodiché diamo una passata col rastrello e appianiamo il tutto, livelliamo. Come potete vedere, a suo tempo avevo fatto appunto una mini gettata in cemento, ecco. Prima ovviamente avevo usato la trivella manuale, ecco, e dopodiché inserito il palo sul fondo, 4 sassi di numero, tanto per dare un po' di sostegno, fare un po' di, chiamiamola, mini fondazione, ecco, e dopodiché questa gettata per diciamo consumare il meno cemento possibile. Vabbè, basta, dai. Allora adesso vado a prendere il trattorino e procedo con il togliere. Mi mancano 1, 2, 3, 4 pali, e dopodiché posso già pensare di dedicarmi al pollaio e a spostarlo. Ecco, tutto qua. Mangiatoia devo rifarla, anche perché è un rimasuglio di un giocattolo di mia figlia, ecco, delle famose casette in plastica, ecco, l'ho recuperato, e basta, dai. Dopodiché quest'area voglio dedicarla a giardino, quindi darò una ripulita generale e basta. Bene, dai, vado a prendere il trattorino e vi faccio vedere appunto l'estrazione di un palo. Bene, dai, allora la prima cosa che andiamo a fare è di andare a togliere un po' di terreno, per una decina, quindicina di centimetri attorno al plinto di cemento, ok? Ecco, per diciamo uno spessore di 10 centimetri. Insomma, andiamo a fare una corona, tanto per dare un po' di diciamo libertà nel muoversi al plinto, appena appena. Dopodiché procederemo con l'estrazione. Questa cosa qua ieri l'ho fatta senza fare appunto questo mini scavo, ecco, e ho visto che c'erano dei problemi a livello della base appunto del palo in cemento, con rischio appunto di creparsi la base. Andiamo a toglierlo pian pianino. Facciamo questa corona molto semplice, vanga, ok. Cominciamo a fare appunto un giro di vanga per smuovere il terreno compattato, ovviamente. Ecco, io qui non vi sto a dire che il terreno che ho a disposizione è altamente argilloso, ecco, quindi con tutti i pro e i contro che riserva. Facciamo un bel giro così molto semplice per togliere un pochino il tutto. Ecco, ripeto, i sistemi per toglierlo possono essere molteplici, nel senso che possiamo avventurarci. Io ho fatto una prova con una leva, nel senso ho preso un palo di ferro robusto, un ceppo di legno, e ho provato, legando il palo, a fare, diciamo, leva, quindi stava venendo. Ecco, però c'è la scomodità che a un certo punto il peso stesso e la leva che va a finire la sua corsa non permette appunto di estrarlo con semplicità. Ecco, una volta che si è fatto questo giro, andiamo anche a rimuovere il terreno con un badile. Ecco, questo è un badile che ho modificato io personalmente, nel senso che l'ho tagliato ai lati appunto per fare scavi stretti. Ecco, comunque potete usare qualsiasi tipo di badile o un qualcosa insomma
per tirar fuori agevolmente il terreno che poi andremo a rastrellare e di conseguenza a ritappare il buco creato. Ecco, niente di difficile fino adesso. Ecco, vedete che comincia già a come dire, venire all'aria parte del plinto, chiamiamolo, la parte interrata del palo. Ecco, e ecco qua, perché ieri ho fatto anche questo lavoro qua per il fatto che, vedete, adesso con il trattorino andremo tramite questa fettuccia, questa fettuccia portabagagli dal costo irrisorio di tipo 3 euro, ecco, che l'ho fatta in 3. Ecco, ieri ho provato sostanzialmente a andare a abbracciare il plinto, dato che è leggermente conico, ecco, ma ho visto che sostanzialmente è molto meglio andare a infilare questa fettuccia, diciamo, alla base del plinto, dare un paio, anche più di un paio di giri per andare a strozzare, ecco qua, e dopodiché qui adesso vi farò vedere, vado a infilarci il portaattrezzi per l'assolcatore, che ovviamente ho tolto l'assolcatore, e ovviamente qua più andrà a tirare verso l'alto, più stringerà la fettuccia in modo tale da poter estrarre il palo senza, diciamo, danneggiarlo, eccetera. Basta, togliamo ancora un po' di terreno, giusto per staccare. Ecco, vedete, possiamo andare, aspetta che vi faccio vedere ancora meglio. Ecco, dicevo, possiamo andare a staccare con la vanga anche proprio la parte fisicamente a contatto cemento terreno, in modo tale da agevolare anche lo sforzo del trattorino, a parte che non ha particolari problemi nell'estrarlo. Ecco, il trattorino, vi ricordo che è un cimelio storico, nel senso che credo abbia più di 40 anni. Trattasi del Pasquali 946 con in abbinato l'avantreno, che poi non capisco perché lo chiamano avantreno, ma è una parte che riguarda il retrotreno, ma a catalogo storico Pasquali viene chiamato avantreno. Va bene, ecco, basta, trattorino da 18 cavalli diesel, niente di che, ma più che sufficiente per l'attività che devo fare qui, diciamo, tra orto e giardino. Ecco, basta, direi che è sufficiente. Quindi abbiamo perso 5-10 minuti a togliere questa prima corona di terreno. Ok, vedete, il tutto adesso si muove un po', non andiamo a esagerare con i movimenti laterali, perché va a finire che si crepa se uno vuole recuperare il palo. Non è il caso mio, perché dopo vi farò vedere che cosa andrò a farne di questi pali, ma se si vuole recuperarlo senza spezzarlo alla base, ecco, è importante muovere il meno possibile a livello ovviamente laterale. Ok, dai, procediamo col trattorino e estraiamo il palo. Ok, attenzione alle orecchie, perché vado ad avviare il Pasquali rigorosamente a mano. Ok, motore Lombardini LDA 100 mi pare. Oppala, spero mi sentiate, e procediamo in retromarcia lentamente. Eccoci qua, ci poniamo alla base. Ok, abbassiamo il portaattrezzi come fosse un aratro o un assolcatore, una fresa, qualsivoglia. Ecco qua. Allora andiamo a sistemare sostanzialmente la nostra fettuccia fatta in 3 per avere un po' più resistenza. Andiamo a fare 2 giri
anche 3, 4 e infiliamo nel portaattrezzi. Adesso faremo un po' di retromarcia in modo tale che non si sfili e dopodiché proviamo a estrarre il tutto. Ok, basta così, perfetto. Alziamo un po', ok, e adesso proviamo a estrarlo. Ecco, perfetto, lo teniamo con una mano, basta, ed è venuto. Ok, spegniamo il tutto. Eccoci qua. Allora, come avete potuto apprezzare, l'operazione è stata in sé molto semplice, nel senso che non parliamo di andare sulla luna, no? Ecco, però questa operazione qua, averla fatta a mano, quindi scavare tutto quel badile, quindi allargare comunque il diametro del buco ed estrarlo a manina, ecco, sarebbe stato più che altro fisicamente più oneroso. Quindi abbiamo estratto senza aver problemi di aver rotto il palo in cemento, nel senso che la fettuccia è anche di sezione piatta, ecco, quindi non va proprio ad abbracciare il palo, e più tira più stringe, quindi è come fosse stato un guanto, diciamo. Tutto qua. Bene, io adesso piano piano procedo a estrarre tutti gli altri. Questo qua possiamo pure, vedete, appoggiarlo così. Andiamo a calare lentamente il portaattrezzi, ecco, e abbiamo sostanzialmente il nostro palo estratto senza averlo danneggiato e senza averci soprattutto spaccati la schiena. Va bene, dai, basta. Io procedo con estrarre gli ultimi 3 pali, dopodiché procederò a una pulizia generale qui del chiamiamolo ex pollaio, nel senso che vado a parificare il terreno, rastrellare un po' di ramaglie, pietruzze e quel che è rimasto, insomma, del tutto, e dopodiché spero tra qualche giorno, domani più domani, vado a smontare completamente il pollaio, anzi parzialmente il pollaio, vado a caricarlo sul mio carrellino lilipuziano dell'83, ecco, e dopodiché andrò a spostarlo appunto nella nuova posizione e area animali, ecco. Basta, io vi auguro una buona giornata, al prossimo video e un ciao a tutti quanti ancora.